Ciao a tutti, sono Francesca di Dressage for Jumping. Finalmente sono riuscita a venire a visitare un mangimificio. Siamo con il signor Edoardo. Buongiorno Edoardo. Buongiorno a tutti. Che è il titolare del mangimificio Palazzetto, una realtà bellissima dove i mangimi vengono preparati proprio su delle ricette specifiche anche per le esigenze dei singoli cavalli. Edoardo, ci puoi raccontare come è nato questo mangimificio? Perché so che è della tua famiglia da diverso tempo. È nato da un'idea di mio papà, Ok. credo a metà degli anni 90 sia la prima licenza di questo mangimificio. Prende il nome dell'azienda agricola della Del mia palazzetto. famiglia, che si chiama così a catasto, scritto Cascina Palazzetto. Gli abbiamo Perfetto. poca fantasia, gli abbiamo dato il nome Mangimificio Palazzetto. Mangimificio Palazzetto. È nato, appunto, come ho detto, da un'idea di mio padre, perché secondo lui non esisteva un alimento specifico per i cavalli a uso sportivo. Ok. Famiglia, con sempre avuto la passione dei cavalli, abbiamo avuto i cavalli per una vita a casa e da lì è nata l'idea di fare questi mangimi. Ma perché all'epoca come funzionava l'alimentazione del cavallo? Prevalentemente era sull'orzo, sull'avena, cominciavano a esserci delle miscele di fioccati, non esistevano mangimi specifici per i cavalli, c'erano più materie prime specifiche per i cavalli, tipo l'avena e l'orzo, mangimi non ce n'erano tanti. Ok. In Italia c'era qualcosa all'estero. E quindi per iniziare il mangimificio che cosa avete fatto? Abbiamo trasformato alcuni locali dell'azienda agricola e abbiamo comprato dei macchinari. E i primi macchinari, se devo dire la verità, li avevamo comprati da un mangimificio, da un mulino che chiudeva, che cessava l'attività, e abbiamo comprato dei mulini, un miscelatore, una pellettatrice, un'insaccatrice, e di lì siamo partiti cercando di fare le prime formule. Mio papà aveva un caro amico che adesso è all'Università Veterinaria di Torino e insieme hanno cominciato un po' a fare queste miscele, questi preparati, i primi mangimi un po' specifici per i cavalli. Secondo me mio padre aveva cercato di dare un'idea un po' imprenditoriale a questa azienda e quindi era fare un prodotto che non c'era in Italia in quel momento, quindi già da subito con questi due amici veterinari e un alimentarista dell'università avevamo diviso un po' i mangimi, cioè ce ne avevamo fatto uno per i cavalli da salto ostacoli, uno per i cavalli da corsa che sono puro sangue e uno per i quarter diverse. Perché sono tre cavalli Con di una esigenze completamente esigenze diverse. e anche un fisico completamente diverso uno dall'altro su discipline diverse. E oggi chi sono i vostri clienti principali? Più scuderie di salto ostacoli, trotto? Per nostra fortuna diciamo un 60-70% equitazione, salto ostacoli, dressage completo. Abbiamo ancora parecchi allevamenti sia di cavalli da trotto che cavalli da salto ostacoli, anche se sono più piccoli gli allevamenti da salto in Italia, i maneggi come clienti finali o cavalieri professionisti che hanno scuderie o si appoggiano ad altre scuderie. Abbiamo negli anni qualche rivendita con cui collaboriamo molto volentieri per le piccole quantità, così la gente può andare anche a comprarsi comprare una piccola i quantità. 2-3 sacchetti e ne abbiamo un po' sparse per il nord Italia. Però so che la maggior parte del prodotto lo consegnate proprio voi direttamente. Lo consegniamo noi direttamente per cercare di avere un rapporto ancora un pochettino più stretto con il cliente Perché è e una importante consulenza. questo. Ma secondo noi sì, è sempre stato così fin dall'inizio, per cercare di avere diciamo un po' tutto sotto controllo e però anche seguire il cliente a 360 gradi. Quindi consegnarlo al meglio nelle sue esigenze. E in base del alle momento. esigenze della scuderia o della tipologia di cavalli che ha.